Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Come Costruire, io sono Joe e oggi andiamo avanti con la costruzione del plastico in scala N. Siamo arrivati al terzo episodio, se non avete visto ancora quelli precedenti trovate il link qua sotto nella playlist e andatevi a vedere come ho fatto dall'inizio. Qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti che voleva sapere le misure, le ho spiegate nel video precedente ma comunque posso spiegarvele anche adesso così magari vi mettete in linea con quello che sto facendo se volete imitarmi. Ora dobbiamo continuare raga, troppe chiacchiere, ci dobbiamo mettere subito al lavoro e dobbiamo fare subito un accorgimento, cioè quello di mettere qui un cartoncino per dare continuità al ponte, perché adesso andremo ad appoggiare i binari e vediamo l'impatto. Ovviamente useremo un cartoncino momentaneamente che va a simulare il ponte, che però poi costruirò io personalmente, manualmente, da mettere in questo punto. Sono preparato col cartoncino la parte da mettere sopra, ok, quindi la metteremo a filo, e due sostegni sempre di cartoncino da andare a incollare qua al bordo della rampa, così questi ci servono solamente come sostegno dei binari e come detto prima andremo poi a fare il ponte successivamente. Andiamo a mettere un po' di colla a caldo sul cartoncino, qualche punto qua e là, e andiamo a posizionarlo. Facciamo sì che sia su misura, prendendo la dima del cartoncino in modo che quando poi andiamo a appoggiare il cartoncino sia perfettamente allineato alla nostra rampa, che è questa. Stessa cosa da quest'altra parte. Proviamo ad appoggiare il cartoncino e siamo perfetti, quindi gli mettiamo anche qui sulle estremità della colla a caldo. E appoggiamo. È arrivato il momento di mettere i nostri binari scala N. Io sto usando questi flessibili della Minitrix, anche se tutto l'impianto sarà Flashman. Perché? Perché questi flessibili della Minitrix ne avevo veramente tantissimi dal vecchio negozio e quindi li voglio sfruttare. Ovviamente sono uguali al Flashman, quindi non cambierà assolutamente nulla. Detto questo, chi mi ha chiesto per quale motivo uso Flashman, li preferisco per le geometrie e per la tipologia di scambi che secondo me sono fatti molto meglio di Minitrix. Detto questo ragazzi, andiamo a mettere i giunti metallici che ho qui e andiamo a giuntare i due flessibili che ovviamente sono in abbondanza. Faremo la giuntura e andremo a fare anche un colpo di saldatura. Dopodiché faremo anche la saldatura dei cavetti per appunto la connessione della rete, quindi dell'alimentazione della tratta, e andremo già ad infilarli. Quindi il progetto di oggi è proprio quello di finire proprio le due campate, sia questa che questa qua sopra. Ok ragazzi, abbiamo inserito i due giunti metallici che adesso andremo a posizionare perfettamente, sono perfettamente in mezzo. Ricordiamoci che il fungo della rotaia deve, diciamo, attaccarsi completamente all'altro. L'ideale sarebbe quello di saldarli in modo da non avere più problemi anche se andiamo a fletterli, ok? Quindi se io faccio questo movimento vedete che tendono a staccarsi. Una volta saldati tutto questo non può succedere più perché diventa un corpo unico. Ok ragazzi, ora abbiamo fatto la giuntura, mi sono portato più comodo per fare la saldatura e andiamo a girare sotto sopra il binario. Facciamo la saldatura sotto quando possiamo ovviamente. Ok, adesso mettiamo da quest'altra parte e gli diamo un altro colpo di saldatura nella parte esterna del fungo della rotaia. A questo punto con due lime che sono praticamente adatte al modellismo, cioè una con la testa piatta e l'altra tonda, andiamo a smussare quello che è diciamo, l'eccesso di saldatura. Se siete dei bravi saldatori non come me, quindi magari riuscite a evitare di fare tanta sbavatura, evitate di fare tanto lavoro che sto per fare adesso. Ora, come possiamo notare, qualsiasi movimento di oscillazione facciamo sul flessibile, i due giunti rimangono collegati, ok? Questo ovviamente soprattutto quando dobbiamo fare delle curve che andremo a fare magari dopo nel track 2. Questo però ci permette di avere più certezza di una conduzione elettrica più efficace. Andiamo a fare la misura precisa della campata Flashman scala N, quindi ora ve le dico e poi vi ricordo che questa parte del binario che è rimasta senza traversine dopo verrà
appunto rinforzata con delle traversine che andremo a recuperare, poi vi faccio vedere come. Ma ora ci dobbiamo preoccupare di stendere questa tratta dritta il più preciso possibile. Quindi ragazzi, la campata in questo caso, dove è prevista diciamo un transito di 2 treni, in questo caso andata e ritorno, quindi doppio binario, abbiamo bisogno di una campata totale di 5 cm. Noi abbiamo la track che abbiamo costruito di legno e di 9 cm, quindi faremo la mezzeria di questo track che sarà appunto 4,5, e da questo 4,5 andiamo a destra di 2,5 cm e a sinistra di altri 2,5 cm, in modo da formare un totale di 5 cm che è la larghezza massima dei 2 binari. La distanza tra i 2 binari appoggiati è di 1,8 cm, quindi in automatico, se noi creiamo le 2 linee estreme dove vanno appoggiati i binari, con la misura che vi sto dicendo ovviamente è su tutto il binario, quindi compresa la traversina, quindi per un totale di 5 cm. Quindi appoggiandoci con le traversine all'estremità della prima riga e della seconda riga avremo praticamente in dima i nostri binari. Andiamo a vedere come fare. Come vedete ragazzi, la campata totale è di 9, come ho fatto vedere nello scorso video. La metà di 9 è 4,5, quindi a 4,5 tiriamo questa riga centrale. Lo facciamo anche alla metà del tracciato, quindi quasi in mezzo al nostro diorama, e dall'altra parte. A questo punto prendiamo una riga gigante e la appoggiamo in questo punto del 4,5, così anche sì dall'altra parte sul 4,5 e anche in mezzo. Quindi ora abbiamo un 4,5 preciso, tiriamo la riga. Ora cosa facciamo? Da questa riga ci appoggiamo col righello e facciamo 2,5 cm verso sinistra e 2,5 cm verso destra. Non possiamo sbagliare, quindi posizioniamo il nostro righello a 2,5 e vedete che arriviamo a 5. Quindi abbiamo da questa parte lo 0 e da questa parte il 5. Tiriamo una linea così, non possiamo sbagliarci. Questo è lo 0 e questo è il 5. Stessa cosa anche in mezzo, dallo 0 al 5, quindi 0 e 5, e anche da quest'altra parte 0, 5, quindi qua abbiamo lo 0 e qua abbiamo il 5. Ora tiriamo altre 2 righe. Ok, ora ragazzi abbiamo ottenuto, come potete vedere, 3 righe. Che cosa significano? Significa appunto che andando a appoggiare i nostri binari otterremo già il punto dove il binario deve essere precisamente appoggiato sulla parte esterna. Quindi in questo caso vedete la prima riga che ho tirato da questa parte, ci appoggiamo il binario ed è esattamente qui dove c'è questa riga dove il binario deve arrivare con la fine della traversina. Stessa cosa dall'altra parte, quindi qua abbiamo la riga e la appoggiamo qui. Facendo questo abbiamo creato la giusta distanza della scala n, e tra questo binario e questo all'interno, quindi nella parte centrale, dovrebbe essere 1,8 cm, e verificando si ottiene effettivamente 1,8 cm perfetto. Ok ragazzi, ora per capirci togliamo i binari, abbiamo in poche parole disegnato la geometria giusta per il posizionamento dei binari. Però ora dobbiamo stendere questo rotolo, vi ricordate ve l'ho fatto vedere nello scorso video. Questo rotolo è largo 2,8 cm ed è spesso praticamente 2 mm. È una figata pazzesca perché va a sostituire praticamente lo stesso materiale della Woodland Scenic per appunto il posizionamento del binario, per la predisposizione alla massicciata, e costa veramente pochissimo. L'ho trovato in un magazzino di bricolage, magari dopo vi metto il link in descrizione, magari lo trovate anche su Amazon. Cosa dobbiamo fare adesso? Siccome questo io lo voglio sfruttare tutto, perché appunto è 2,8 e il binario Flashman, se lo mettiamo appoggiato proprio a mezzeria, risulta che c'è uno spazio laterale sia dalla parte sinistra che dalla parte destra del binario di circa mezzo millimetro. Quindi cosa facciamo? Su queste righe che ci siamo disegnati, nelle righe estreme, appoggiamo il nostro nastro mezzo centimetro più in fuori, cioè verso l'esterno della campata. È molto semplice. Se non avete occhio, diciamo, clinico, ci facciamo un'altra riga di mezzo centimetro più in là, così facciamo un lavoro perfetto. Quindi aggiungiamo mezzo centimetro da questa parte e mezzo centimetro da quest'altra, tiriamo un'altra riga e ci appoggiamo il nostro nastro. Quindi mezzo centimetro da questa parte e altro mezzo da quest'altra. Stessa cosa anche in centro, mezzo, mezzo e mezzo e mezzo. Perfetto, tiriamo la riga
e anche da quest'altra parte. Andiamo ad appoggiare il nostro nastro, ok? Ci mettiamo proprio precisi vicino alla riga, vedete? In questo modo qui. Tagliamo gli estremi, mettiamone un altro anche da questa parte, cerchiamo di fare meno spreco. Esatto ragazzi, stiamo andando perfetti, direi. Ora abbiamo creato appunto l'appoggio per la massicciata, però come possiamo vedere ora dobbiamo sfruttare il fatto che questo è un nastro biadesivo, quindi ci permette già di avere un grip per appoggiare il nostro binario e tenerlo il più dritto possibile. Togliamo la pellicola e appoggiamoci il binario. Facciamo molta attenzione perché prende immediatamente. Anche qui ci appoggiamo proprio in mezzo e scendiamo piano piano. Perfetto ragazzi, sembrerebbe molto dritto, a me dà quella sensazione, quindi siamo a posto e possiamo piazzare anche l'altro. Con una pinzetta andiamo a spingere le nostre rotaie fino al punto preciso finale della testata del modulo. E ora, prima di procedere al taglio con il Dremel, andiamo a bloccare i binari con qualche chiodino. I chiodini che sto utilizzando sono chiodini per la scala Z. Voi direte perché? Perché questi qui sono migliori in quanto fanno il loro dovere lo stesso anche su questo binario e oltretutto hanno una testa quasi invisibile che non si vede. E vi ricordo che potete poi eventualmente con un pennarello mimetizzarli quando sarà il momento di fare la sporcatura. In questo punto dell'estremità andiamo a togliere le traversine in eccesso, che sono di plastica ovviamente, quindi con un buon taglierino possiamo toglierle. Da questa parte con il Dremel andiamo a tagliare a filo i binari, ovviamente dobbiamo essere certi che dall'altra parte li abbiamo messi perfetti e impeccabili. Diamo una pulita al fungo. Come possiamo vedere, la campata è ora posizionata perfetta sia dall'estremità di questa parte che dall'altra e come potete vedere è abbastanza dritto e lineare. Ok ragazzi, abbiamo fatto questo primo strato e ora andiamo subito a mettere le traversine che abbiamo recuperato qua. In questo caso sono 6 che ne mancano, ho preso la misura e ovviamente per infilarle sotto dobbiamo un attimino limare qua sopra nella parte, adesso vi faccio vedere da vicino, dove ci sono appunto i ganci che prendono la rotaia. Prendiamo il Dremel, li puliamo e poi lo infiliamo sotto. Possiamo pulire le sbavature con una lima per avere, diciamo, un lavoro abbastanza pulito e perfetto, dove si sono create appunto le sbavature che ha creato il Dremel. Quello che abbiamo fatto ragazzi è quello di appiattire le traversine per poterle infilare sotto. Facciamo leva e inseriamole dentro. Ok ragazzi, nello stesso punto dove abbiamo appena reinserito le traversine, ora andiamo a fare il buco
per praticamente passare il cavetto che ci serve per appunto per l'allacciamento elettrico. Quindi facciamo un buco qui sotto. Ora ho preso i due cavetti della Fowler che avevo acquistato precedentemente, uno è nero, l'altro è blu, e ovviamente uno rappresenta il binario, quindi la rotaia A, quindi segniamo qua A, e quest'altra è la B. Dall'altra parte sarà esattamente l'opposto, al contrario, quindi questo è A e quest'altro è B. Quindi la A sarà con il cavetto nero, quindi scriviamo N, e la B sarà con il cavetto blu, quindi B, lasciamo B, ok? Facciamo subito l'infilaggio, quindi mettiamo il cavetto nero e lo passiamo direttamente nel buchino e lo andiamo a prendere sotto. Facciamo un po' di abbondanza, qualche 20-30 cm, perché lo andiamo a mettere sotto il nostro modulo, ok? Facciamo i collegamenti. A questo punto spelucchiamo da questa parte e andiamolo a saldare. Ok ragazzi, abbiamo le due linee distinte dal blu e dal nero. Ovviamente questo significa che noi possiamo fare questo impianto sia in analogico che in digitale, basta collegarli a questi due fili che ora andremo a nascondere sotto il modulo. Facciamo un foro da sotto e in questo foro ci infiliamo i cavi, attorcigliamo i cavi per creare una corda unica e andiamo a infilarlo. Ok, ora da questa parte abbiamo tutti i cavetti, abbiamo i due blu e i due neri, che appunto sono il cavo A e il cavo B. Ora con questa scatola di derivazione, chiamiamola così, della Fleischmann, codice 6940, se volete imitarmi, link in descrizione, non è altro che appunto una scatola dove possiamo inserire più utenze. In questo caso ora andiamo ad applicarla sotto il modulo e ci viene comoda proprio per poter collegare tutto quello che poi andremo a inserire successivamente, quindi gli eventuali altri due binari che faremo dopo e poi eventualmente altre utenze che possono essere luci, illuminazioni e via discorrendo. In questo caso potete decidere se attaccarla con delle vitine o con della colla a caldo. In questo caso io uso della colla a caldo, mi viene più comodo, andrò a metterla in questo punto del modulo, ok? Che mi viene facile come operazione per poter collegare tutto. Quindi metto colla a caldo dove c'è appunto l'indicazione delle vitine. Ora, una volta posizionata, andiamo a fare il taglio dei cavetti. Quelli neri li mandiamo sopra, ok? Quindi li facciamo su misura per avere un cablaggio pulito e sistemato. Quindi in questo caso uno va qua e uno va qui. Spelucchiamo, facciamolo subito. Gli facciamo un risvolto in modo da andare a intensificare un po' la testa del filo di rame e lo infiliamo premendo sul pulsantino, è semplicissimo. Stessa cosa facciamo per quelli blu. I cavetti che vi rimangono, ragazzi, non buttate via niente, conservate tutto il filo perché viene sempre comodo. Il cablaggio è stato effettuato, io ho usato della colla a caldo, potete usare delle fascette, quello che volete. Ora andiamo a collegargli anche il cavo di alimentazione che arriva, in questo caso lo stiamo facendo con la centralina della Fleischmann, con multimouse. Ovviamente poi più avanti faremo dei fori di passaggio tra un modulo e l'altro per poter collegare tutta la cavetteria. Quindi andiamo a collegare anche il cavetto esterno, quello che alimenta questo modulo. Cavetti collegati. Andiamo a inserire la locomotiva sul binario, ci aiutiamo con il nostro carrellino fatto apposta, il nostro scivolo per far inserire le locomotive o i vagoni.
Ok, e ora con il nostro multimouse proviamo a vedere se funziona tutto. Wow, perfetto. Rallentiamo e torniamo indietro. È tutto perfetto, ragazzi. La proviamo anche nell'altro binario per vedere se funziona tutto. Anche da questa parte, come potete vedere, funziona perfettamente. Ovviamente quando andiamo sotto il ponte abbiamo l'effetto piegamento, perché il ponte è ancora da sistemare, anche se nemmeno più di tanto, però vabbè. Ma neanche più di tanto. E questo è il primo transito su questo modulo, ragazzi. Funziona che è una meraviglia. Ok raga, anche ai minimi regimi, guardate, si muove che è una meraviglia. Questo significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Stesso lavoro che abbiamo fatto qui, ragazzi, dobbiamo farlo qua sopra. Andremo a riportare le stesse misure di distanza per quanto riguarda appunto la geometria dei binari. L'unica cosa è che qua abbiamo la curva e dobbiamo fare un lavoro un po' più particolare. Quindi dobbiamo inizialmente nell'estremità fare i punti, andiamo a fermare la locomotiva prima che cade giù dal modulo, che è già successo, e poi andiamo appunto, una volta fatte le estremità, quindi prese le misure precise, andiamo a curvare quei flessibili per ottenere, diciamo, un effetto di curvatura esatto. Io direi che per adesso ci fermiamo, questo lavoro lo facciamo nel prossimo video, anche perché quello che voglio farvi vedere nel prossimo video sarà un dettaglio particolare, cioè quello, me l'avete chiesto in tanti di farvelo vedere e approfitto, lo faccio in questa scala n, quello di farvi vedere come si crea un effetto di curvatura realistica, cioè andremo a creare quell'effetto attraverso le curve dove il treno, quando comincerà a curvare a sinistra, avrà ovviamente il suo piegamento e così via per la destra. Vedremo come farlo, lo vedremo nel prossimo video quando andremo a fare anche questa zona, così completeremo le due campate e una volta completate le due campate io direi che possiamo procedere alla stesura magari della massicciata. Sì, direi di fare la massicciata subito come primo lavoro, in modo che andiamo a completare, a chiudere la faccenda binari per poi cominciare a lavorare sul layout, sulla paesaggistica. Per adesso è tutto, grazie per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando like e iscrizione, vi ricordo sempre che se volete supportarmi con la donazione crowdfunding trovate il link qua sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao!